Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Ho 41 anni e mia moglie 43. È stata un'insegnante per 15 anni. All'inizio del nostro matrimonio l'ho scoperta in una relazione emotiva con un suo vecchio ragazzo. Le ho perdonato. Poi, circa 5 anni fa, ho scoperto che inviava messaggi inappropriati a un collega. Ancora una volta le ho perdonato, ma questa volta le ho detto che se fosse successo ancora, l'avrei lasciata. Bene, indovinate un po', è successo di nuovo, e questa volta era con un altro insegnante. Sono rimasto nella relazione perché volevo cercare di risolvere i problemi che aveva, ma poi ho scoperto che mi tradiva con un altro insegnante. Ancora è stato il limite per me. Ho provato di tutto con questa donna. Mi prometteva ogni volta che non avrebbe più tradito e proponeva: per favore, facciamo terapia di coppia. Accettavo ogni volta come un idiota. Sono rimasto. Pensavo che forse questa volta sarebbe andata meglio, ma no, sempre la stessa vecchia storia. È iniziato circa un anno fa, quando ho notato che riprendeva alcune vecchie abitudini, come mettere via il telefono rapidamente quando entravo in camera da letto o minimizzare una finestra sul computer in fretta. Ma ho trascurato tutto. Voglio dire, amavo questa donna e non volevo credere che stesse tradendo di nuovo. Ma non sono stato io a scoprirlo questa volta, è stato un suo collega. È venuto da me e mi ha detto cosa stava succedendo. Aveva visto lei baciare un altro insegnante nel parcheggio. Io e il suo collega giocavamo a calcio insieme e eravamo buoni amici. Ha detto che la scuola aveva già chiuso, tutti gli autobus scolastici erano andati. Ha detto che si guardavano intorno per assicurarsi che la costa fosse libera prima di baciarsi. Non potevo crederci, sono rimasto lì sotto shock. Gli ho chiesto se ne era sicuro e lui ha detto di sì, l'aveva visto con i propri occhi. Poi tira fuori il telefono e boom. Eccoli lì che si baciano. Non potevo crederci, avevo perdonato così tante volte, ma questa era semplicemente troppo. Ho deciso di non affrontarla al riguardo, non ne avevo bisogno. Quindi il mio prossimo passo è stato chiamare l'avvocato e vedere cosa dovevo fare. Avevamo una casa con circa $100.000 di equity e non avevo conti con lei. La prima volta che l'ho scoperta a tradire, avevo aperto alcuni altri conti solo a mio nome. Ho incontrato l'avvocato e mi ha detto che entrambi potevamo rimanere nella casa. Mi ha detto che non potevo solo cacciarla fuori di casa perché aveva tradito e lei non poteva cacciare me. Io sono il direttore distrettuale di una grande catena di negozi al dettaglio, guadagno sostanzialmente di più di mia moglie, che guadagna appena $35.000 all'anno come insegnante. Quindi ho detto all'avvocato che sarei rimasto in casa e avrei visto cosa sarebbe successo nel divorzio. Avanziamo di qualche settimana. Mia moglie ha notato che ero diventato distante e mi ha chiesto alcune volte se tutto andasse bene. Le ho semplicemente detto che tutto andava bene. Ultimamente ho dormito sul divano, le ho detto che sono rimasto sveglio fino a tardi a guardare film e alla fine mi sono addormentato. Lei ci ha creduto, ma non sapeva che ero nel processo di divorzio e che stavo terminando questo matrimonio. È un peccato, siamo stati sposati per 17 anni e lei mi ha tradito 3 volte che io sappia. Potrebbero essercene altre che non conosco. Passano 2 giorni e vado dall'avvocato e gli dico di procedere e di chiedere il divorzio per mio conto. Gli ho dato tutte le informazioni necessarie e lui ha detto che si sarebbe messo subito all'opera. Il giorno dopo torno a casa dal lavoro e mia moglie è seduta sul divano con una valigia. Le ho chiesto cosa stesse succedendo e lei ha detto che mi stava lasciando. Le ho chiesto perché e ha detto che non la faceva più, che aveva bisogno di ritrovare se stessa. Ero sorpreso, ma l'unica cosa che ho detto è stata ok. Ha detto che sarebbe stata fuori di casa entro una settimana e le ho detto che andava bene. La mattina dopo ho chiamato il mio avvocato e gli ho raccontato la sorpresa che avevo trovato al mio ritorno a casa. Gli ho chiesto come avrei dovuto consegnarle i documenti del divorzio e lui ha detto di non preoccuparmi, che avrebbero pensato a tutto loro.
Passa una settimana e mia moglie è fuori di casa e io inizio a preparare la casa per metterla sul mercato. Avanziamo di 2 settimane. Il mio avvocato mi chiama e mi fa sapere che mia moglie, ormai quasi ex, è stata notificata con i documenti del divorzio nella scuola in cui lavora. Ero sollevato e volevo solo che tutto finisse il prima possibile. Il giorno dopo mi chiama e voleva parlare del divorzio, ma ho rifiutato e le ho inviato un messaggio dicendole di parlare con il mio avvocato. Poi mi invia un messaggio e mi dice che sto essendo scortese con lei. Le ho semplicemente risposto che non ero io quello che tradiva e dopo ciò, così arrabbiato, le ho detto di smettere di inviarmi messaggi. Non ho più avuto sue notizie da allora e ne sono contento. Voglio solo che tutto finisca e andare avanti con la mia vita. Non voglio perdere più tempo con lei. Ho già perso abbastanza. Passa circa una settimana e il mio avvocato mi chiama e mi dice che mia moglie ha assunto un avvocato e sta chiedendo gli alimenti e parte dell'equity della casa. Sono quasi impazzito, ero così arrabbiato e ho detto di no. Il mio avvocato mi ha anche informato che il Texas è uno stato senza colpa, ma potevo ottenere il divorzio basato su motivi di colpa e lei non sarebbe stata idonea a ricevere alcun sostegno coniugale. Ho anche dato la foto che il mio amico mi aveva inviato al mio avvocato mostrando mia ex moglie mentre baciava un altro uomo. Sono sicuro che otterrà parte dell'equity della casa, ma lì ho detto che non mi importava, volevo solo essere fatto con questa donna e andare avanti. Dopo l'udienza per il divorzio, mia moglie non ha ottenuto gli alimenti, ma ha ottenuto metà dell'equity e il giudice le ha detto chiaramente che non avrebbe ottenuto gli alimenti. Ero così felice del risultato e volevo solo andare avanti con la mia vita e lasciarmi tutto alle spalle. Circa un mese dopo, il mio amico che lavora anche a scuola ha scoperto che l'AP di mia moglie era sposato anche lui e sua moglie è venuta a scuola. Presumo che abbia scoperto e ha fatto una grande scenata. Avanziamo di qualche settimana e ricevo una chiamata dal mio amico e mi dice che l'AP di mia moglie è stato sorpreso mentre baciava mia ex moglie nella sua auto. Lei aveva assunto un investigatore privato e l'investigatore aveva tenuto d'occhio entrambi e le aveva detto dove si trovavano in quel momento quando ha fatto la scenata a scuola. Ha trovato solo alcuni messaggi tra mia ex moglie e il suo AP, ma ho saputo dopo quell'evento che lei aveva assunto un investigatore privato. 2 mesi dopo ha divorziato dall'AP di mia ex moglie e l'AP di mia ex moglie ha smesso di vedere mia ex moglie e si è trasferito fuori stato con la sua nuova ragazza. Mia ex moglie è stata licenziata dal suo lavoro di insegnante e ha perso praticamente tutto e ha dovuto trasferirsi a casa dei suoi genitori. Passano 4 mesi e ho saputo dai genitori di mia ex moglie che le era stato diagnosticato un cancro ed era al 3° stadio. Passa un anno e mia ex moglie è in remissione e si trasferisce fuori casa dei suoi genitori e va a vivere con un'amica. Ho anche saputo che ora lavora come cameriera e sta cercando di rimettere in sesto la sua vita. Mi dispiace per lei, ma non penso che potrei mai perdonarla per quello che mi ha fatto. Ora sono passati quasi 2 anni dal mio divorzio. Un giorno al lavoro ricevo una lettera certificata inviata a me. È da parte della mia ex moglie e il mio primo istinto è strapparla. Ma la apro e era una lettera di scuse da parte sua per quello che ha fatto e quanto se ne pentisse. Continua a dire che ora è guarita dal cancro e sta cercando di rimettere in sesto la sua vita. Mi ha detto che capirebbe se non volessi più parlare con lei, ma voleva solo scusarsi per quello che aveva fatto, quanto mi amava e quanto avrebbe voluto fare scelte migliori. Non ho risposto alla sua lettera e non so se lo farò mai, ma le sorprese non finiscono qui. La casa non è ancora stata venduta, quindi vivo ancora nella casa che condividevo con mia ex moglie. Quando sono tornato a casa dal lavoro quel giorno, intorno alle 18:30, ho notato un pezzo di carta attaccato alla mia porta d'ingresso. Avvicinandomi, mi rendo conto che è una busta e ha la calligrafia di mia ex moglie. Entro, mi siedo al tavolo della cucina e apro la busta. Ancora una volta mi chiede un'altra possibilità. Non potevo crederci. Dopo aver letto quella parte, l'ho semplicemente strappata e gettata nel cestino. Il giorno dopo ho chiamato il mio operatore telefonico e ho cambiato numero. Ora posso davvero ricominciare da capo. Voglio ringraziare Storie di Tradimento per il suo tempo e per avermi permesso di condividere la mia storia triste con voi ragazzi. Immagino che sarò chiamato un semplice, immagino che sia così che lo chiamano.
Volevo provare a salvare il mio matrimonio. I miei genitori sono stati sposati per quasi 50 anni prima che mio padre morisse. E anche se mia moglie mi ha tradito diverse volte, per qualche stupido motivo volevo provare a far funzionare le cose. Ora mi rendo conto che è stato un enorme errore e ho perso tempo rimanendo con lei. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Alla prossima!